Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Evoltra Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Evoltra? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Evoltra durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Evoltra? Evoltra ha un farmaco a base del principio attivo clofarabina, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi della purina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Evoltra può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Evoltra 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gensime Europe BV. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: clofarabina. Gruppo terapeutico: antineoplastici antimetaboliti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento della leucemia linfoblastica acuta, LLA, in pazienti pediatrici in recidiva o refrattari che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi terapeutici e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura. La sicurezza e l'efficacia sono state valutate in studi condotti su pazienti di età 0-21 anni alla diagnosi iniziale, vedere paragrafo 5.1. Posologia. La terapia deve essere iniziata e supervisionata da un medico con esperienza nella gestione dei pazienti affetti da leucemie acute. Posologia. Popolazione adulta, compresi gli anziani. Attualmente non vi sono dati sufficienti a stabilire la sicurezza e l'efficacia della clofarabina nei pazienti adulti, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti, a 0 e 1 anno di età. La dose raccomandata in monoterapia di 52 mg/m2 di superficie corporea somministrati per infusione endovenosa nell'arco di 2 ore, ogni giorno per 5 giorni consecutivi. La superficie corporea deve essere calcolata in base all'altezza e al peso effettivi del paziente prima dell'inizio di ciascun ciclo. I cicli di trattamento devono essere ripetuti ogni 2-6 settimane, dal giorno di inizio del ciclo precedente, dopo il recupero di una emopoiesi normale, cioè ANC a 0,75x109L, e il ritorno al livello basale di funzionalità degli organi. Una riduzione della dose del 25% può essere giustificata nei pazienti che presentano tossicità significative, vedere sotto. Attualmente l'esperienza della somministrazione ai pazienti di PA di 3 cicli di trattamento ha limitata, vedere paragrafo 4.4. La maggior parte dei pazienti che rispondono alla clofarabina ottiene una risposta dopo 1 o 2 cicli di trattamento, vedere paragrafo 5.1. Spetta quindi al medico che segue il trattamento valutare i vantaggi e i rischi potenziali associati alla prosecuzione della terapia nei pazienti che non mostrano un miglioramento ematologico e o clinico dopo 2 cicli di trattamento, vedere paragrafo 4.4. Bambini con peso 20 kg. Deve essere preso in considerazione il prolungamento del tempo di infusione oltre le 2 ore per cercare di ridurre i sintomi di ansia e irritabilità ed evitare concentrazioni massime di clofarabina eccessivamente elevate, vedere paragrafo 5.2. Bambini 1 anno di età. Non ci sono dati sulla farmacocinetica, la sicurezza o l'efficacia della clofarabina nei bambini di questa età. Quindi, una raccomandazione sul dosaggio sicuro ed efficace per i pazienti di età 1 anno ha ancora da definire. Riduzione della dose nei pazienti che presentano tossicità ematologiche. Qualora la ANC non si ristabilisca entro 6 settimane dall'inizio di un ciclo di trattamento, deve essere effettuato un aspirato midollare o biopsia per accertare una possibile malattia refrattaria. Se non ci sono segni di leucemia persistente, si raccomanda di ridurre del 25% la dose del ciclo successivo rispetto al precedente, una volta recuperato un livello di ANC a 0,75x109L.
se i pazienti presentano un ANC 0,5x109L per PA di 4 settimane dall'inizio dell'ultimo ciclo, si raccomanda di ridurre del 25% la dose del ciclo successivo. Riduzione della dose per i pazienti che presentano tossicità non ematologiche. Eventi infettivi. Se un paziente sviluppa un'infezione clinicamente significativa, si può interrompere il trattamento con la clofarabina fino a quando l'infezione non sia clinicamente sotto controllo. A quel punto si può iniziare di nuovo il trattamento alla dose piena. Nel caso di una seconda infezione clinicamente significativa, il trattamento con la clofarabina deve essere sospeso fino a quando l'infezione non sia clinicamente sotto controllo e può essere quindi ripreso riducendo la dose del 25%. Eventi non infettivi. Se un paziente presenta una doppia tossicità severe, tossicità di grado 3 secondo i criteri comuni di tossicità, CTC, Common Toxicity Criteria, del National Cancer Institute, NCI, statunitense, esclusi nausea e vomito, il trattamento deve essere procrastinato fino a quando le tossicità non si risolvano con il ritorno ai parametri basali o cessino di essere severi e il vantaggio potenziale della prosecuzione del trattamento con la clofarabina sia superiore al rischio. In seguito, si raccomanda di somministrare la clofarabina ad una dose ridotta del 25%. Se un paziente va incontro allo stesso tipo di tossicità severa in una seconda occasione, il trattamento deve essere procrastinato fino a quando la tossicità non si risolva con il ritorno ai parametri basali o cessi di essere severa e il vantaggio potenziale della prosecuzione del trattamento con la clofarabina sia superiore al rischio. In seguito, si raccomanda di somministrare la clofarabina ad una dose ridotta di un ulteriore 25%. Nel caso in cui il paziente vada incontro a una tossicità severa per una terza volta, una tossicità severa che non si risolve entro 14 giorni, vedere sopra le esclusioni, o una tossicità potenzialmente fatale o invalidante, tossicità di grado 4 secondo i CTC dell'NCI statunitense, il trattamento con la clofarabina deve essere sospeso, vedere paragrafo 4. Popolazioni speciali. Compromissione renale. I limitati dati disponibili indicano che la clofarabina si può accumulare nei pazienti con clearance della creatinina ridotta, vedere paragrafi 4 e 5. La clofarabina è controindicata nei pazienti con insufficienza renale severa, vedere paragrafo 3, e deve essere usata con cautela nei pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata, vedere paragrafo 4. I pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina 30-60 ml/min, richiedono una riduzione della dose del 50%, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non esistono dati sui pazienti con compromissione epatica, bilirubina sierica 1,5 volte l'ULN e AST 5 volte l'ULN, e il fegato ha un potenziale organo bersaglio per la tossicità. Per questo la clofarabina è controindicata nei pazienti con compromissione epatica severa, vedere paragrafo 4.3, e deve essere usata con cautela nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Il dosaggio consigliato deve essere somministrato per infusione endovenosa, anche se negli studi clinici è stato somministrato attraverso un catetere venoso centrale. Evoltra non deve essere miscelato con altri medicinali NA copyright somministrato in concomitanza, impiegando la stessa linea endovenosa, vedere paragrafo 6.2. Per le istruzioni sulla filtrazione e diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Uso in pazienti con severa insufficienza renale o severa compromissione epatica. Allattamento al seno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Evoltra ha un potente agente antineoplastico che può causare notevoli reazioni avverse di tipo ematologico e non ematologico, vedere paragrafo 4.8. Nei pazienti in trattamento con clofarabina è necessario effettuare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Tuttavia, non sono note interazioni clinicamente significative con altri medicinali o contesto di laboratorio. La clofarabina non è metabolizzata in quantità rilevabili, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Voltra durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Voltra durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione negli uomini e nelle donne. Durante il trattamento le donne in età fertile e gli uomini sessualmente attivi devono utilizzare metodi contraccettivi efficaci. Gravidanza. Non vi sono dati riguardanti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti della clofarabina sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere avvisati della possibilità di sviluppare effetti indesiderati come capogiro, senso di testa vuota o episodi di svenimento durante il trattamento e di non guidare a copyright far funzionare macchinari in tali circostanze. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Quasi tutti i pazienti, 98%, hanno manifestato almeno un evento avverso considerato dallo sperimentatore dello studio come correlato alla clofarabina. I più frequenti sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Tuttavia, è prevedibile che tra i possibili sintomi da sovradosaggio figurino nausea, vomito, diarrea e soppressione grave del midollo osseo. Fino ad oggi la massima dose giornaliera somministrata nell'uomo è stata di 70 mg/m2 per 5 giorni consecutivi, 2 pazienti pediatrici con LLA. Tra le tossicità osservate in questi pazienti: vomito, iperbilirubinemia, incremento dei livelli delle transaminasi ed eruzione maculopapulare. Gestione. Non esiste una terapia con un antidoto specifico. Si raccomanda la sospensione immediata del trattamento, un'attenta osservazione e l'assunzione di adeguate misure di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, antimetaboliti, codice ATCL01BB06. Meccanismo d'azione. La clofarabina ha un nucleoside purinico che agisce come antimetabolita. Si ritiene che esplichi l'attività antitumorale attraverso 3 meccanismi. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e distribuzione. La farmacocinetica della clofarabina è stata studiata in 40 pazienti di età compresa fra 2 e 19 anni con una LLA o LMA recidivanti o refrattaria. I dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicologia sulla clofarabina nei topi, nei ratti e nei cani hanno identificato nei tessuti in rapida proliferazione i principali organi bersaglio della tossicità. Nei ratti sono stati: elenco degli eccipienti, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Voltaren a base di clofarabina sono: clofarabina Medac, clofarabina Teva, clofarabina Tilomed. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.